Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da un singolo fiore di Anthurium, grazie a una tecnica che è davvero incredibile, ma vi assicuro super semplice, e dei trucchi si possono poi ottenere delle piantine assolutamente perfette che nasceranno, cresceranno e faranno delle bellissime fioriture. Io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi delle piantine che siano davvero piene di fiori, perché più fiori ci saranno e più possibilità poi di ottenere le piantine da loro avrete. Molte persone credono che il fiore di questa pianta sia questa parte rossa, in realtà no, queste non sono nient'altro che foglie, bellissime, di un colore assolutamente stupendo, ma rimangono sempre soltanto foglie. In realtà il vero fiore è questo, ha una forma conica e il colore di solito può essere o giallo o rosso o arancione. Ed è proprio qui, in questi puntini, che se tutto andrà bene si formeranno o i semi o addirittura le piantine. Trovata la pianta non resterà altro che godersi la bellezza della fioritura e quando alla fine della stessa i fiori passeranno da un qualcosa come questo, quindi lisci, a un qualcosa di molto simile a questo, con dei rigonfiamenti, significa che il fiore è stato fecondato e che da lì si otterranno sicuramente dei semini o, se si è proprio fortunati, addirittura delle piccole piantine che spunteranno direttamente sul fiore. Ed eccoli qua, provo a mostrarveli meglio. È tassativo che i fiori che poi utilizzerete per l'esperimento abbiano questi rigonfiamenti. Se non ce li hanno vuol dire che il fiore non è stato fecondato, che non ha formato i semini e di conseguenza le piante non nasceranno. Sono davvero incredibilmente perfetti ed è proprio da questi punti che, se tutto andrà bene, poi si svilupperanno o i semi o direttamente le piantine. Ottenuto questo risultato non resterà altro che aspettare che tutta la foglia secchi completamente e, se tutto andrà bene, si staccherà dal gambo in modo naturale e cadrà sul pane radicale e a quel punto lo potrete utilizzare. Se invece seccherà e non si staccherà da solo, allora basterà tagliare il gambo proprio in questo punto ed utilizzare poi il fiore. Questo è un fiore che una volta seccato è caduto da solo. Si può notare che c'è una piccola escrescenza ed è proprio da lì che, se tutto andrà bene, si svilupperà la piantina. Ma se va bene, una volta messo all'interno del terreno, ne formerà delle altre che oggi non si vedono, ma in teoria potrebbero svilupparsi. Questo è invece l'esempio di un fiore che, pur essendo maturato e seccato, non ha prodotto nulla, nessun rigonfiamento, e quindi quasi certamente da lui non nascerà nulla. Questo invece è l'esempio completamente opposto. Guardate su un singolo fiore quanti rigonfiamenti siano nati. Considerate che per ognuno di loro c'è appunto la possibilità che poi si sviluppi una piccola piantina. È raro che capiti che in un fiore ce ne siano così tanti, però è un evento eccezionale che potrebbe capitare e darvi davvero tantissima soddisfazione. E al fine di eseguire l'esperimento utilizzerò proprio questo fiore, che è davvero un ottimo punto di partenza. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm. Se ne avete la possibilità, non utilizzate quelli di plastica, che comunque andranno benissimo, però se potete scegliete quelli in terracotta, perché aiuteranno poi nella fase successiva a regolare meglio l'umidità del terreno. Dopodiché prendere un pochettino di argilla e metterne circa 2 cm sul fondo, in questa maniera. Fatta questa operazione, riempire quasi sino all'orlo il tutto con del terriccio soffice e drenante. E poi fare questa operazione, prendere il fiore ed andare ad appoggiarlo in questa maniera, guardate. Volendo si può togliere tutto il fiore e lasciare solo questo, però no, io consiglio comunque di fare questa operazione lasciando questa parte, che in realtà non è il fiore ma è una foglia. Poi prendere dell'altra terra, in questo modo, ed andare a coprire il tutto, sbriciolando la terra intorno, così fate in modo che sia poi coperta tutta la foglia fino al punto in cui si vede spuntare la probabile piantina. A questo punto, alla fine dell'operazione, questo è ciò che dovreste ottenere, quindi un vaso nel cui centro spunterà soltanto il punto dove sembra che dal pistillo poi nasca la piccola piantina, proprio qui. Eccolo qui. Questo è il punto nel quale, se tutto andrà come si spera, poi nascerà la giovane piantina. Quindi prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto in modo che il terreno sia ben zuppo. Ecco qua. Bagnare non vi preoccupate, fate in modo appunto che poi alla fine dell'operazione l'acqua in eccesso defluisca dal foro che c'è nel fondo. Al fine di accelerare, ma soprattutto favorire la nascita di questa piantina, c'è un trucco, ovvero quello di prendere un sacchettino di plastica ed inserire il vaso all'interno, dopodiché chiuderlo. In questo modo si creerà all'interno un vero e proprio microclima, con temperatura, ma soprattutto in questo caso umidità costante.
Dopodiché posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti, e se tutto andrà bene da qui poi spunteranno le piantine. Risultati dell'esperimento. E riprendendo il tutto dopo circa 50 giorni sembra proprio che le cose stiano procedendo nel migliore dei modi. Infatti un piccolo germoglio è spuntato fuori dal terreno. Ed eccola qua. Adesso è davvero piccina, fate una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire le sue. Sarà alta circa 1,5 centimetri. Adesso questo dovrebbe essere il germoglio dal quale, se tutto va come si spera, si svilupperà la prima fogliolina e poi, sempre alla parte basale, tutte le altre. Trascorse 24 ore, guardate un po' come il germoglio si sia sviluppato, adesso si vede chiaramente che è una fogliolina che si sta formando, guardatela. Quindi c'è il gambo e la fogliolina ancora chiusa, che a breve si dovrebbe aprire. E rieccola qui, dopo pochissime ore, sta iniziando ad aprirsi. Purtroppo queste sono piante che hanno crescite davvero lente, però insomma già così i risultati si iniziano a vedere. Trascorsi 2 mesi esatti, la fogliolina si è completamente sviluppata, adesso è alta circa 2 cm e la sua ampiezza è più o meno di 1,5 centimetri. E trascorso 1 mese e mezzo, non solo la prima fogliolina è ancora perfettamente vitale, ma alla base se ne è creata un'altra, eccola qui, è spuntata e sta crescendo, quindi questo significa che tutto sta procedendo davvero nel migliore dei modi. Notare che qui ancora compare la fogliolina, andiamo a scavare, che abbiamo inserito all'inizio dell'esperimento, purtroppo ancora non si è decomposta, voi non la dovete togliere, guardate, lasciatela lì, tanto la natura farà il suo corso e la farà decomporre. Arrivati al 5° mese, così è come appare la pianta. Devo dire che si è sviluppato in una maniera assolutamente perfetta. Le prime foglioline che erano nate adesso stanno iniziando a seccare. Sono davvero piccine, specialmente se si fa il paragone con quelle che sono nate dopo. Considerate che man mano che le foglioline nuove nasceranno, diventeranno a livello di dimensioni sempre più grandi rispetto alle precedenti, sino poi a raggiungere le dimensioni massime che saranno uguali a quelle della pianta madre dal quale avete prelevato il fiore. Arrivati a questo punto non resterà davvero altro che aspettare che lei cresca e fiorisca. Maggiori saranno le dimensioni delle piantine dal quale prenderete i fiori e più grandi saranno poi le piantine che otterrete, e questa ne è una prova. Lei arriva da una pianta alta circa 50 cm e lei da una alta 30 cm. Sono state piantate, almeno i fiori, lo stesso giorno nel terreno e guardate la differenza, è davvero visibile all'occhio. Quindi, nell'ipotesi che poi voi otteniate un risultato del genere, ovvero con delle foglioline piccine, non vi preoccupate, l'importante è che siano sane. Questo è assolutamente un successo enorme. Guardate, qui si vede ancora la fogliolina e il fiore. Direi che è un risultato davvero incredibile. Quindi non resterà altro che aspettare, anche in questo caso, che poi le foglioline crescano e che la pianta inizi a fiorire. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.